Buongiorno a tutti, bentornati al caffè. Come avete visto dalla clip introduttiva, il tema di oggi è davvero molto importante, a mio avviso centrale, attualissimo, proprio perché riguarda la società moderna in cui noi stiamo vivendo e il tentativo da parte della società, dei mass media, in generale comunque da coloro che controllano anche i mezzi di informazione, di indirizzare il pensiero della popolazione, perché non dobbiamo mai dimenticare che spesso e volentieri le informazioni, i mass media non sono assolutamente liberi. Per poter essere una società sana, una società che sviluppi il pensiero critico, la libertà di pensiero, di parola, di espressione dovrebbe essere la costante, non dovrebbe essere solo un diritto ma un vero e proprio pilastro portante della nostra società. Per esempio mi riferisco anche a questo libro molto interessante di Noam Chomsky che si intitola La fabbrica del consenso, dove spiega appunto come i mass media spesso manipolino le informazioni. Quindi se avete l'occasione leggetelo, ne parleremo più avanti anche sul canale. Ed è molto interessante ciò che dice anche lo studioso: in un paese democratico l'indipendenza e la libertà di espressione dovrebbero essere le qualità portanti di tutti i media. Secondo me dovrebbe proprio essere così, ma evidentemente così non è, visto il tema di cui ci occupiamo oggi. E poi vi consiglio anche un altro libro, sempre suo, Diseducazione, perché la scuola ha bisogno del pensiero critico. E io mi domando, ma se non c'è libertà di parola, di espressione, può forse esserci pensiero critico? Com'è possibile, cioè, capire se un'informazione sia corretta o meno, se un pensiero, un'idea siano da seguire e quindi da diffondere o meno, se non ho però prima la possibilità di parlarne e di confrontarmi? Mi sembra una premessa ovvia, banale, ma evidentemente in un mondo dove domina il politicamente corretto, perché viene imposto in tutti i modi e in tutti i settori, evidentemente non è più così banale, non è più così ovvia la questione, e tutto ciò che dovrebbe essere banale, semplice, palese, ovvio per tutti, in realtà non lo è più, perché se stiamo qui a discuterne significa che qualcosa è cambiato. Cioè libri davvero stupendi come La fabbrica di cioccolato, il GGG, libri davvero bellissimi che tutti noi abbiamo letto sia a scuola sia per conto nostro, oppure Matilde, di cui ho fatto anche una recensione qui sul canale, andatela a vedere, perché questo libro è davvero un'opera di propaganda, una propaganda per la lettura verso il mondo della cultura, dell'informazione libera. Però ecco, libri di questo tipo sono davvero preziosi, preziosissimi, eppure c'è qualcuno che ha ben pensato di cambiarli, di andarli a riscrivere e soprattutto di modificarne alcune parti, perché ritenuti ormai offensivi o addirittura discriminatori nei confronti di alcune categorie. Ma io mi domando, se questi libri sono opere d'arte, perché di fatto stiamo parlando di letteratura che dovrebbe essere la massima espressione del nostro pensiero umano, cioè quando io scrivo un libro dovrei essere libero di dire tutto ciò che voglio, proprio di esprimermi a 360 gradi, perché un'opera fotografa anche la società e fotografa un'epoca, un periodo storico, e rimuoverlo, cambiarlo significa evidentemente anche andare a cancellare quel passato. Quindi di nuovo torniamo nella cancel culture, in questo concetto che purtroppo io mi rendo conto si sta imponendo e si sta davvero diffondendo a macchia d'olio in tutto il mondo. Noi non ce ne accorgiamo, sapete perché? Perché questa imposizione subdola sta arrivando piano piano. Si rimuove una statua, si cambia un aggettivo, una parola all'interno di un libro. Chi vuoi che se ne accorga? È un libro bello lungo, vuoi che si accorgano proprio di una parola, di un aggettivo? No, anziché dire grasso magari scriviamo che era enorme, anziché dire magari che quella persona, non lo so, era brutta, scriviamo che non era particolarmente bella. Quindi utilizziamo una litote, sentite, un modo un po' più semplice, più tenero, più affettuoso per dire però la stessa cosa, ma non è la stessa identica cosa, è comunque diverso. E questo perché? Perché qualcuno si potrebbe offendere. Allora io vi dico, lo ripeterò sempre, abbattete le piramidi perché costruite da migliaia e migliaia di schiavi, distruggete tutti gli edifici fascisti perché costruiti in epoca dittatoriale, oppure abbattete il Colosseo perché lì ovviamente andavano proprio per vedere persone che si ammazzavano tra di loro, addirittura
i cristiani che venivano divorati dalle bestie selvatiche o i gladiatori stessi che erano schiavi e non potevano decidere liberamente della propria vita. Ma stiamo scherzando? Ma vi rendete conto? Cioè significa demolire, distruggere il nostro passato. Ma ce lo ricordiamo Primo Levi, proprio lui che cosa ha detto? Perché chi meglio di lui ce lo può dire? Mai e poi mai dimenticare il nostro passato, mai cancellarlo, perché chi non ha memoria del proprio passato prima o poi è destinato a riviverlo e a ripeterlo. Quindi attenzione veramente. Adesso vi leggo alcune frasi che sono state quindi cambiate, soprattutto questo è un discorso che riguarda il mondo anglosassone, quindi parliamo proprio dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, perché è proprio da lì che è partito il tutto. Roald Dahl, via le parole grasso, brutto e nero dai suoi libri, polemica sulla censura in nome del politicamente corretto. Sono tutte informazioni riportate dai principali quotidiani, quindi potete reperirle tranquillamente su internet e sono informazioni di ieri, quindi sono veramente molto molto fresche. La decisione è stata presa dall'editore in accordo con gli eredi e attenzione, in Italia per fortuna come vedete è stata lanciata una petizione proprio per ricordare che i libri sono opere d'arte e quindi vanno mantenuti nella versione originale, e questo è successo perché i libri per ragazzi scritti proprio da Roald Dahl, Dahl con la A, sono stati ritenuti offensivi. Ovviamente non è il primo autore che viene sottoposto a censura o comunque a revisione e a riscrittura, però è successo proprio in particolar modo a questo autore gallese di nascita, famosissimo perché ormai è diventato un classico, ha scritto tanti libri per bambini, ma io dico soprattutto per noi adulti, perché quale libro migliore di Matilde per insegnare anche ai ragazzi l'amore, la passione per la lettura. È davvero un'opera straordinaria che secondo me invoglia proprio a leggere, perché io ho questi libri, quelli originali, e non li cambierò mai per nessun motivo al mondo, proprio perché fotografano un'epoca. Anche la fabbrica di cioccolato, per esempio, vi posso assicurare che qui dentro non c'è assolutamente nulla di offensivo. Se questo ragazzetto che poi vediamo è grasso, qual è il problema? Lo si dice, è grasso, è obeso, chiamatelo come vi pare, ma la sostanza non cambia. Di nuovo sempre quel tentativo di modificare le parole in nome di un politicamente corretto che evidentemente offende soltanto qualcuno che non vuol fare i conti con la realtà, perché qui non viene utilizzato per offendere. Non sono io che parlando con te ti offendo per strada e quindi merito anche di essere ripreso, ma si sta parlando di un'opera letteraria. Ma ci rendiamo conto? Allora dovrei distruggere palazzi, edifici, bruciare tele, dipinti, abbattere statue e soprattutto dovrei quindi bruciare questi libri. Guardate che c'è già stato chi ha fatto queste cose e, se non ricordo male, non è finita poi tanto bene, quindi non stiamo parlando di regimi particolarmente tolleranti, quindi attenzione a quello che stiamo facendo. Eppure è successo proprio questo: l'editore britannico, proprio che pubblica appunto questi libri, ha deciso di rimuoverne alcune parti, e soprattutto quelli in cui troviamo questo linguaggio colorito e irriverente dello scrittore gallese, ovviamente irriverente e colorito secondo loro. Queste parti sono state appunto censurate o modificate, addirittura non solo parole ma anche interi periodi. E adesso ve ne leggo alcuni esempi che pubblico poi qui, tratti sempre da internet. Ovviamente in Inghilterra hanno già provveduto a cambiare questi libri, e quindi sono già disponibili nelle nuove versioni. Immaginate Augustus Gloop, il goloso antagonista di Charlie nella fabbrica di cioccolato, non enormemente grasso come era scritto prima, ma soltanto enorme. Oppure una delle streghe che invece di fare la cassiera in un supermercato o dattilografa per un uomo d'affari lavora come scienziato di punta o gestisce un'azienda. Quindi hanno cambiato completamente lavoro, come se fare il lavoro di cassiera appunto in un supermercato o dattilografa fosse un lavoro poco dignitoso, come cioè se noi sottintendessimo che questi lavori umili ormai non li dovrebbe fare più nessuno. E qual è il problema? Se a farli è una donna, poi ognuno è libero di fare il lavoro che vuole. L'importante è che tutti possiamo essere liberi di fare quel tipo di lavoro, sia maschi sia femmine. Ma perché cambiare
il tipo di lavoro, che senso ha? Ma dove sta il problema? I terribili trattori del favoloso mondo di Mr. Fox, che non sono più neri, ma solo mostri dall'aspetto brutale e assassino, perché dire neri evidentemente dava fastidio a qualcuno. Ripeto, dipende sempre da come noi utilizziamo le parole, in quale contesto, soprattutto se usati per offendere oppure no. Ecco, voi avete già capito quindi quanto io sia favorevole al politicamente corretto. Ecco, assolutamente no, cioè stiamo proprio andando fuori di testa, qua stiamo dando veramente i numeri. Io mi batterò sempre affinché tutti abbiano il diritto di esprimere la propria opinione, poi se non ci piace facciamo a meno di ascoltarlo, oppure se fomenta l'odio, benissimo, e allora lo facciamo presente, agiamo di conseguenza. Ma perché devo impedire a una persona, in questo caso uno scrittore, di esprimersi liberamente? Queste sono opere d'arte, lo ripetiamo, non stiamo parlando di uno che ci offende per strada. Ma qual è il problema? Allora dovrei riscrivere tutto, dovrei distruggere, abbattere tutto il nostro passato. Questa è follia pura, ragazzi. La casa editrice ha assunto lettori per iscrivere parti del testo dell'autore, addirittura hanno assunto dei lettori per iscrivere tutto. Ma per quale motivo? Affinché i libri possano continuare ad essere apprezzati da tutti oggi, affinché cioè siano resi maggiormente inclusivi. Attenzione a questa parola, perché questa parola è stupenda e maschera anche qua il politicamente corretto. Nessuno, soprattutto noi che lavoriamo a scuola, vuole lasciare indietro le persone con disabilità o con difficoltà. Questo mi sembra ovvio, cioè a me sembra sempre di ripetere l'ovvietà, il palese. Ma chi è che vuole lasciare indietro qualcuno? Lo sappiamo tutti, ormai lo sanno anche i sassi, che ognuno lavora in maniera diversa, con i suoi ritmi, con i suoi tempi e soprattutto con le proprie capacità, con le proprie inclinazioni naturali, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno deve essere messo nelle condizioni di lavorare nel modo più opportuno in base alle proprie capacità. Questo ormai l'abbiamo detto, basta, non è più necessario ripeterlo, è un po' anche nauseante. Ma che cosa caspita c'entra l'inclusività con le opere d'arte? Volete spiegarmelo? Ecco che la parola inclusivo serve soltanto per far accettare questi cambiamenti. In realtà di inclusivo qui non c'è niente, anzi è un'operazione esclusiva, perché esclude determinate parole. E chi deve stabilire quali siano le parole accettabili o meno all'interno di un'opera letteraria? Perché posso utilizzare certi termini e altri no? Ma chi lo ha stabilito? Quale commissione o quale autorità, e soprattutto con quale diritto? Per esempio, come vi dicevo prima, soprattutto la parola grasso e la parola brutto non devono più essere inserite, quindi questi aggettivi vengono completamente eliminati. Oppure negli sporcelli, la signora Sporcelli non è più brutta e bestiale, ma è soltanto bestiale. Perché una persona non può essere definita brutta? Se a me non piace, alla fine la bellezza è soggettiva. Il fatto che per me una cosa sia brutta non significa che sia brutta in sé, può essere bellissima per qualcun altro. Quindi anche qua chi lo deve stabilire, con quale diritto? Secondo me è follia pura. Questi cambiamenti sono stati fatti passare appunto per inclusività, proprio per rendere più accessibile ed inclusiva la letteratura ai bambini, quindi per i bambini in generale, insomma, per renderla anche più accattivante, o se vogliamo affinché nessuno si fosse sentito in qualche modo offeso, chiamato in causa e così via. Ecco, secondo me, ragazzi, questa è davvero follia pura. Mi parlano di pensiero critico, di sviluppare negli alunni la capacità poi di esprimersi liberamente e soprattutto di sviluppare un proprio pensiero personale, non di ripetere a memoria, e poi ci troviamo editori e in generale quindi persone che vogliono in qualche modo andare a cambiare, a modificare le descrizioni dei personaggi o addirittura i lavori che loro fanno all'interno di queste opere. Quindi potremmo anche affermare, proprio per essere cattivi, o che qualcuno sia eccessivamente sensibile, o semplicemente che qualcuno abbia deciso di imporci a tutti i costi la sua particolare visione del mondo. E anche questa io la chiamo dittatura culturale, ovviamente, e soprattutto censura, perché non sono più libero di esprimermi liberamente. Se devo stare attento alle parole che utilizzo, non la posso definire democrazia, perché ripeto, un conto è se io offendo qualcuno per strada, in un talk
talk show, in qualsiasi posto, ma noi lo capiamo ovviamente dal contesto, dalla persona che ho davanti. Ma se non sono più libero di utilizzare certi termini, addirittura all'interno di un libro, che quindi si rivolge a tutti e a nessuno in generale, perché uno può semplicemente non leggerlo, perché se io dovessi bruciare o distruggere tutti i libri che non mi sono piaciuti, e allora ne avrei veramente tanti nella lista, insomma. Però ecco, non mi sembra questo assolutamente il modo e il caso, perché noi continuiamo ad insegnare delle cose, continuiamo a propinare e ad imporre determinati concetti, quando in realtà basterebbe tutt'altro, basterebbe semplicemente sviluppare il pensiero critico. E come si fa? Si fa attraverso il dialogo, si fa attraverso la conoscenza e lo studio anche del male, anche delle peggiori dittature e dei peggiori personaggi della storia. Non li devo rimuovere, li devo conoscere a memoria, forse li devo sapere ancora più degli altri, proprio perché devo sapere cosa non dovrò più diventare o chi non dovrò più essere in futuro, perché se non vengo a contatto con il male, come farò poi anche a difendermi e a stare attento? Assolutamente non ne avrò poi gli strumenti, non sarò in grado. Ma soprattutto, chi mi dovrebbe imporre un determinato tipo di linguaggio o di parola? È davvero un'operazione, a mio avviso, scandalosa non solo perché poi non ce ne accorgiamo, perché è una cosa che arriva in maniera molto subdola, ma è soprattutto un'operazione che va contro quella libertà che tanto vorrebbero difendere e di cui si riempiono sempre la bocca in tutte le occasioni. Quindi la vera libertà va a farsi benedire, perché ripeto, dobbiamo sempre distinguere contesto per contesto, e quindi io vi dico, mi raccomando, state molto attenti, perché questa non è inclusione, questa si chiama censura letteraria mascherata da inclusione. Ci dobbiamo porre con tutte le nostre forze. Io quei libri non li compro e sicuramente mi tengo le mie versioni originali, e se in futuro avrò bisogno di libri del passato, sicuramente cercherò in tutti i modi di avere e di reperire le opere originali, perché voglio il testo che contenga i pensieri, soprattutto la visione del mondo di quell'epoca, che non può essere la nostra. Quindi qui c'è poi anche tutto un discorso storico. È chiaro che al tempo di Dante, per esempio, si ammazzassero per strada per risolvere una questione. Pensiamo all'Ottocento, c'era il duello tra gentiluomini, il delitto d'onore addirittura. Chi oggi farebbe ancora queste cose? Nessuno, non siamo certo impazziti, ma io voglio conoscere queste cose, perché era un altro mondo, un'altra epoca. Loro la pensavano in quel modo. I valori, ragazzi, cambiano in tutte le epoche, ma non dobbiamo cancellare i valori del passato, semplicemente noi ne abbiamo di nuovi. Ma perché li devo rimuovere? Perché non li voglio più sentire? Qual è il problema? Mica sta offendendo me. Queste sono storie con cui noi dobbiamo misurarci, dobbiamo avere a che fare tutti i santi giorni, e visto quello che è successo, poi leggeremo anche insieme La fabbrica di cioccolato, andremo proprio a sentire quali siano questi termini così terribili che Roald Dahl ci vorrebbe in qualche modo propinare, perché vi assicuro che qui di discriminatorio, di offensivo non c'è assolutamente nulla. Anzi, questo libro in realtà insegna una cosa molto importante che oggi si sta perdendo: l'educazione e il rispetto, non soltanto nei confronti dei propri compagni, ma anche nei confronti degli adulti. Quante volte vediamo bambini offendere i genitori non battono ciglio, né uno schiaffo né un rimprovero, assolutamente nulla, li lasciano proprio a briglia sciolta, come se niente fosse. E poi vediamo i risultati, però, che non significa necessariamente appunto dover dare uno schiaffo, ma almeno il dialogo, e invece non c'è più neanche quello. Io una volta sono andato al cinema e ho sentito un bambino di 7-8 anni dire alla mamma: vai tu a prenderci i popcorn perché tu sei la nostra schiava. Ha usato esattamente questo termine, e sapete cosa ha fatto il papà? Nulla, non si è nemmeno girato, non ha neanche alzato gli occhi dal telefonino che aveva in mano, perché stava leggendo qualcosa sul telefonino, non ha neanche battuto ciglio. E poi voi vi stupite se i ragazzi, se i giovani
ammazzano le fidanzate oppure se le maltrattano, ma se non c'è l'educazione di base, se non c'è il dialogo, se non c'è il pensiero critico, ma dove cavolo dobbiamo andarlo a prendere l'educazione? Chi ce la dovrebbe insegnare se non noi genitori per primi e poi noi anche educatori? Noi dobbiamo insegnare non soltanto le informazioni, le istruzioni, ma anche l'educazione, come ci dobbiamo comportare. Ma se non posso entrare in contatto con certi termini e con certe anche visioni del mondo, come farò poi a metterli in guardia? Quindi mi raccomando, viva Roald Dahl, leggiamo le opere originali e soprattutto smettiamola con questa cancel culture che posso assicurarvi di inclusivo, di inclusione non ha proprio assolutamente nulla e vuole soltanto imporci il loro pensiero, che non deve mai diventare però il pensiero dominante, perché ognuno deve essere libero di esprimersi secondo coscienza, proprio per esternare tutte le sue idee. Noi ci vediamo alla prossima lezione. A presto!